Direttamente da un vicolo oscuro di New York alle spalle, nel Bronx, come si dice in Toscana. Nuovo video, stavolta su un tema molto particolare che avevamo già preannunciato. Qui con me Andrea Pantaleo, urbanista, quindi un professionista che è qualificato e specializzato in questa materia. Grande ingegnere Carlo Pagliai, qui presente con me. Troppo buono. Allora, direttamente dal Bronx, in questo vicolino, ora arrivano gli inseguimenti come nei film, parliamo di un argomento molto serio e che merita molta attenzione, e sono le famose zone bianche dei piani regolatori. Cosa sono? Sono zone cosiddette non pianificate. Tu, Andrea, vuoi aggiungere un dettaglio? Intanto se ci riferiamo all'ambito della compravendita, è un argomento importantissimo. E delle operazioni immobiliari in generis. Quindi queste zone bianche sono delle zone all'interno del piano regolatore che, per una questione di semplificazione, le chiamiamo con assenza di pianificazione. Giusto. Quando in realtà non è proprio così, cioè non è che è terra di nessuno o siamo nel mezzo edilizia libera, del deserto del Sahara. Costruisco quello che mi pare, il Lego mostro. Defendere, madonna. Esatto. Ok. Sono molto importanti all'interno dell'ambito della compravendita e quindi degli investimenti immobiliari, perché determinano determinate situazioni proprio legate ai beni stessi. Le zone bianche si possono formare per due aspetti: o per un aspetto che riguarda la sfera pubblica, e quindi una scadenza dei vincoli rivolti all'esproprio dopo 5 anni, oppure per quanto riguarda la sfera privata, come ad esempio, detto in parole povere, piani di lottizzazione convenzionata non realizzati. Quindi scaduti come può scadere anche un alimento. Ecco, questo è per spiegarlo da bar alla signora Marcella che ci vede. Ok? Sì. In sostanza non sono terra di nessuno, non sono zone bomba libera tutti dei piani regolatori dove ognuno può costruire quello che vuole, come vuole, no. Un minimo di pianificazione c'è. Sono zone dove, appunto, essendo, per i motivi che ora vi diremo, si è formata l'assenza del piano regolatore, ma a livello nazionale è disposto che oltre gli interventi, diciamo, conservativi non si può andare, quindi comunque sia c'è un limite che è molto restrittivo in questo senso. Andrea, cosa volevi dire? No, volevo entrare a gamba tesa direttamente nell'argomento, nel senso che estremizziamo, ma allo stesso tempo diamo un contributo per quanto riguarda un caso reale. La parte più estrema della situazione può riguardare anche un determinato piano regolatore che viene proprio pennellato come zona bianca, perché magari quel determinato comune viene sciolto ad esempio per mafia. Quindi in quel caso lì prendiamo proprio il piano e con un tiro da tre, tra un po' viene cestinato, cestiniamo. E quindi, oppure nel backstage ne parlavamo, magari di vecchissimi piani regolatori, ma vecchissimi intendo anche di 30 e passa anni all'indietro, e quindi hanno perso tutta l'efficacia, quindi le regioni magari hanno dichiarato che finché non fai il nuovo piano si applicano le cosiddette misure di salvaguardia, quindi fai solo interventi conservativi. Questo è bravissimo, con misure di salvaguardia. Non norme. Non norme, non diciamo norme, sono misure. Perfetto. E comunque ti riferivi chiaramente a qualche paesino che può esistere, non so, sperduto in mezzo alla montagna. Ma attenzione a guardare la Gazzetta Ufficiale. Molto spesso si vede apparire il comune sciolto per mafia o situazioni estreme, quindi non sono casi poi tanto rari. Ritorniamo sulle zone bianche, ad esempio, caso pratico che abbiamo trattato e risolto. C'era un immobile che era preordinato all'esproprio perché era un suolo che era confinante a un parco urbano che un comune voleva giustamente ampliare. Il comune mette, fra virgolette, le attenzioni, un fermino, cioè mette nell'elenco degli immobili che saranno oggetti e preordinati all'esproprio le particelle di quest'area. Non viene espropriato, è ancora lì preordinato. Nel frattempo il venditore decide di metterlo in vendita, fa fare le verifiche di un certificato di destinazione urbanistica ed emerge che comunque l'immobile era in zona agricola, quindi poteva essere venduto, non c'era particolari vincoli. Viene fatto un preliminare, il promittente acquirente
inizia a fare le sue manovre, comincia a fare le sue indagini, prende un proprio tecnico e verifica che invece c'è questa attenzione, questo inserimento preordinato all'esproprio. Tradotto, cosa vuol dire? Significa che questo immobile era appunto nelle mire espropriative del comune. E come l'abbiamo risolto? Abbiamo fatto una consulenza, abbiamo fatto anche noi i nostri accertamenti, abbiamo constatato che comunque il comune non era intenzionato a portare avanti questo esproprio per motivi di bilancio. Infine la scadenza dei famosi 5 anni di questa previsione era pressoché imminente, c'è stato un accordo tra le parti che alla fine ha, come dire, rimandato l'acquisto e ha aspettato che decadesse questa previsione, per cui è finita bene. Però ecco, attenzione quando si fa operazioni immobiliari e compravendite. Per questo è importante rivolgersi a tecnici qualificati che sappiano leggere i piani sotto le diverse sfaccettature. In questo caso parliamo delle zone bianche, perché all'interno dei documenti di destinazione urbanistica non sempre viene evidenziato tutto. Magari chi acquistava un determinato terreno dopo 6 mesi se lo vedeva espropriato, perché già in antecedenza era iscritto in questo registro degli immobili preordinati all'esproprio, al vincolo espropriativo, diciamo all'esproprio. Sì. Aggiungo anche che le zone bianche non è che le vedete nei piani regolatori, uno consulta online la mappa o i cartacei, non è che non c'è la info. Esatto, non è che c'è scritto ehi, queste sono le zone bianche, no, di fatto lo diventano perché cadano tutta una serie di vincoli, tutta una serie di previsioni e quindi diciamo sono situazioni che si formano di fatto e di diritto, ma che non è che sono lì evidenti, pronte. No, anche perché si trovano le zone bianche, si formano anche... Sono dette zone bianche. Sono dette zone bianche e poi si formano anche a livelli diversi, nel senso un livello superiore che è il livello di piano e quindi fa parte più delle scelte o delle negligenze, se vogliamo chiamarle, della sfera pubblica e quindi dell'ente comunale. Invece un livello sottostante che riguarda più gli accordi con il privato, ad esempio per le lottizzazioni, se dopo 5 anni non vengono realizzate. Giusto. E allora lì non esiste la zona bianca così in generale, però ai fini comunque del nostro discorso va bene così, dai. Allora, in definitiva, il messaggio che vogliamo dare è: prestate molta attenzione quando fate acquisto, soprattutto di aree e suoli di vario tipo, urbani e extraurbani, in territorio aperto. Rivolgetevi a professionisti qualificati e specializzati che aderiscano ad esempio alla nostra rete immobiliare. E infine fatevi, ripeto, fate le opportune indagini, fatele fare con molta attenzione, perché ne possono derivare certi effetti e certe conseguenze. Che se prese in tempo forse ancora si riesce a risolvere il caso. Quando magari è troppo tardi, come tutte le cose, aumentano i problemi. Esatto. Con questo un saluto, Andrea Pantaleo urbanista, Carlo Paglia ingegnere. alla prossima. Bye!